Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, oppure benvenuti per quelli nuovi. Come anticipato nel video precedente, oggi vorrei mostrarvi come funzionano i piedi protesici. Soprattutto vorrei soffermarmi su un piede in particolare, anzi diciamo su due piedi in particolare. Uno è quello che vi ho già mostrato, diciamo, nella scorsa preview, nello short che vedete qua sotto, e poi un altro piede che è un piede classico, quello che ho usato per diversi anni, in quanto non potevo utilizzarne altri, ma siccome sono alto 2 metri e peso senza la protesi circa 98 kg, di conseguenza questo peso mi ha limitato moltissimo nella scelta dei piedi. Vorrei inoltre precisare che tutti questi miei video che ho fatto e che farò non sono assolutamente video sponsorizzati, di conseguenza non cerco di farvi comprare nulla, anzi lo scopo di questi video è appunto farvi vedere i pro e i contro di tutta questa componentistica che ha un costo estremamente elevato, e spesso le persone, per acquistare questi pezzi che a noi servono per vivere, si indebita moltissimo. Di conseguenza il mio scopo è quello di mostrarvi in qualche modo i pro e i contro per fare una scelta più mirata, nel senso di magari non acquistare una componente che magari per quello che vi serve non è adatta. Allora ragazzi, questo è un Renegade, questo piede qua è molto grande perché io ho un 29, perché porto 47,5 di piedi, quindi questo è il piede che ho utilizzato in più in assoluto, tant'è che guardate la cover come è messa. Questa non è l'unica cover che ho, ma è quella messa meglio. Purtroppo col mio peso e la mia altezza queste cover qua in gomma durano veramente poco. Allora ragazzi, perché ci tengo particolarmente a questo video, a questa, diciamo, sorta di recensione? Perché, vista la mia altezza e il mio peso, e come avrete visto negli altri video che mi sto dedicando moltissimo in questo periodo al padel, con il quale ho riscoperto veramente la libertà dello sport. Ma magari di questo parleremo nel prossimo video. Nel frattempo, cosa è successo? È successo che avevo mal di schiena. Dopo qualche mese di allenamento e di partite, cosa è successo? Che avevo un mal di schiena sulla parte destra, nella parte lombare. Allora mi sono detto: a cosa è dovuto questo mal di schiena? Considerando che comunque sono abbastanza allenato, so muovermi con la protesi, ma mi veniva appunto questo mal di schiena e non passavo nella torsione, non avevo idea del come mai mi venisse questo mal, cioè in realtà mi era venuto e non passava più, ce l'avevo sempre, costante. E allora mi sono chiesto, visto che comunque mi allenavo col giavellotto, corse, palestra, quindi non capivo, il padel, diciamo, è stato un'integrazione per la mia attività sportiva. Quindi cosa è successo? È successo che mi sono fatto due conti e una breve analisi e ho cercato di risolvere la situazione. Cosa ho fatto? Ho deciso di cambiare piede. Confrontandomi con altri ragazzi, ho deciso di provare il piede sportivo da protesi da cammino, che è il Challenger della Ottobock.
sono andato nel mio centro ortopedico protesico per fare appunto la richiesta del piede sportivo, magari con una baionetta, come ho visto già da altre persone, che viene utilizzato solamente quando fai attività fisica, quando mi alleno a padel oppure quando faccio la partita. Sono andato nel centro protesi, ho fatto la mia richiesta per avere questo piede, e dopo qualche tempo, 2 o 3 settimane più o meno, mi è stato detto, anzi mi hanno chiamato, mi hanno convocato e mi è stato detto che praticamente io il piede Challenger non lo posso mettere. Perché, vi direte voi? È semplice, è semplicissimo, che appunto da questa motivazione nasce la mia voglia di appunto fare questo video e mostrarvi una novità per quelli come me, quindi pesanti e alti, ma soprattutto pesanti, perché poi uno può essere anche pesante ma non essere alto. E quindi sono stato convocato, sono andato al centro protesi e mi hanno appunto detto che il Challenger è un piede che può essere utilizzato solo ed esclusivamente con un peso massimo di 90 kg. Io 90 kg non li faccio, nemmeno senza gamba. Io senza gamba peso dai 96-97 kg, dipende insomma dalle giornate, e quindi sono rimasto un po' così, dico e quindi all'improvviso sbuca come per magia un tecnico con in mano questa cosa qui. Cioè in realtà non era con questa, che cos'è questa cosa nera che dite voi? Il mio, quello che mi hanno fatto vedere, aveva la tradizionale cover del piede, e questa poi l'ho presa successivamente dopo la prova. Che piede è? Per me è un piede meraviglioso, mi ha risolto il mal di schiena. Anzi, io avevo il mal di schiena sempre, cioè la notte quando mi giravo delle volte mi svegliavo perché avevo veramente male, e nonostante stretching, vari esercizi, non sono riuscito. Magari mi passava però comunque se mi muovevo, facevo dei movimenti un po' bruschi, lo sentivo sempre. Questo piede dopo un mese mi ha risolto il mal di schiena, perché semplice, è un piede, possiamo definirlo, almeno questo è un mio parere, per me questo è un piede ibrido, non è come il Challenger. È un piede che può essere utilizzato sia nella camminata durante la quotidianità, cioè io ho sempre questo piede adesso, non lo cambio mai, non metto altri piedi, e quindi con la mia protesi da cammino, con l'X3, io ho questo piede qui. Qual è la differenza tra ad esempio il Challenger e questo che è il Filaware All Pro? Io non conoscevo questa marca, non l'avevo mai sentita, in realtà neanche nel mio centro protesi era veramente arrivato da pochissimo, ed era una prova, e io l'ho rubato ai transtibiali, l'ho rubato. Scherzo, naturalmente, mi è stata autorizzata la prova e l'ho tenuto per un mese, dopodiché ho detto, anzi anche prima di un mese, ho detto ragazzi, bisogna che me lo ordinate perché è una bomba. Quindi ho visto questo piede, me lo sono fatto mettere all'istante, perché oltretutto nella fortuna era della mia misura, era un 29. E qual è la differenza appunto tra questo piede e il Challenger? Questo qua io lo reputo come piede ibrido, come vi ho detto prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu lo puoi utilizzare sia nella quotidianità, sia mentre fai sport, quindi può essere la micro corsetta sul tapis roulant, può essere qualsiasi attività insomma che ti stressa la protesi, più ti stressa l'anca, diciamo, perché ad esempio anche questo ginocchio che ho io, che è obiettivamente per me è il miglior ginocchio che c'è in circolazione, anche il costo è estremamente elevato. Cosa succede? Ti consente di fare dei piccoli scatti, delle piccole corse, anche una piccola corsetta sul tapis roulant. Ma qual è il problema? Il problema è che col peso vai a sovraccaricare l'anca, perché i piedi
diciamo il Renegade che avevo prima è un piede estremamente duro. Quando ho montato questo mi sembrava di avere una lamina sportiva, perché soprattutto nella punta senti un rilascio di energia che rispetto al Renegade è proprio elevatissimo, lo senti veramente tanto. Quando ho messo questo piede, appunto, sentivo già questa spinta che mi dava veramente, è strana, è una sensazione strana, ma ti abitui abbastanza in fretta. Quindi ho utilizzato questo piede inizialmente per camminare normalmente, perché avevo subito un infortunio al mio ginocchio, quindi non stavo giocando e non mi stavo allenando, e quindi l'ho utilizzato i primi 10 giorni, 2 settimane, l'ho utilizzato soprattutto per il cammino e ho trovato una bella soddisfazione, cioè è diversa la camminata, soprattutto se uno cerca come me di camminare il più dritto possibile e sfruttare, adoperare il ginocchio in maniera corretta. Questo piede mi ha aiutato tantissimo nella quotidianità. Per quanto riguarda, poi l'ho provato anche a giocare a padel, ad allenarmi, e in palestra, ragazzi, tanta roba, è veramente eccezionale. La differenza sostanziale dal Challenger è che, avendo sostanzialmente una molla come tutte le lamine, infatti questa è una mini lamina alla fine sportiva, il Challenger è molto più morbido, sicuramente se settato in maniera corretta, cioè se è rapportato bene al vostro peso, il Challenger vi restituisce moltissima energia. Questo sicuramente ve ne restituirà un po' meno, perché comunque chiamiamola, l'arcata è più ridotta. Poi ci sono varie altezze che vedremo dopo, vi spiego un pochino le caratteristiche tecniche, un po' entrando nello specifico, però questo qua sicuramente vi restituisce un po' meno è un po' più reattivo, quindi un po' più duro rispetto al Challenger, per quello che supporta un peso maggiore. Se non sbaglio arriva fino a 150 kg, invece il Challenger fino ai 90. Col Challenger voi non potete camminare normalmente, c'è chi lo fa, ma credo che non vada proprio benissimo camminare con il Challenger, perché è molto morbido come piede, lo vedo anche sugli altri ragazzi, mentre questo vi consente di utilizzarlo praticamente sempre. È un ibrido sportivo e cammino, ragazzi, è una bomba. Andiamo a vederlo più da vicino, che vi spiego un attimino tutte le sue caratteristiche tecniche e vi faccio vedere da vicino come è fatto, perché diciamo rispetto al Renegade ha qualche novità, oltre a questa scarpetta che voi vi direte mazza è bruttina, in effetti secondo me è bruttina su questo, ma vi farò vedere l'utilità di questa scarpetta. Allora ragazzi, questo è il piede, voglio essere brevissimo nella specifica, diciamo, tecnica, perché comunque se volete in qualche modo approfondire la parte tecnica di questo piede, potete tranquillamente scaricare la scheda tecnica direttamente dal sito della Filaware, quindi troverete il manuale d'uso con tutte le specifiche, allineamenti e tutta quella parte diciamo riguardante questo piede, ma si entra nello specifico, quindi una cosa più da tecnico protesico. Poi se siete abbastanza curiosi potete facilmente trovarla e scaricarla. Bene, io vi voglio solamente dire 4 cose della scheda, appunto, del manuale, che appunto, ma più o meno già ve l'ho dette, ma naturalmente è un piede, quindi va utilizzato ed è destinato all'uso nelle protesi degli arti inferiori, questo è abbastanza scontato. Questo piede, come sta scritto nel manuale, utilizza appunto un pillone con molla C in carbonio, naturalmente è tutto in carbonio, ed è disponibile in 4 altezze di appunto questa parte qui, e queste altezze adesso io magari ve li metto qua su,
e così vedete un po' questa altezza. A cosa servono queste altezze? Servono per appunto massimizzare l'accumulo e il rilascio di energia durante la deambulazione, e come dice nel manuale come funziona una lama sportiva. Poi appunto dice che è dotato di uno speciale supporto plantare con molla a onda per assorbire gli urti e adattarsi al terreno all'appoggio del tallone. Adesso lo vediamo. Dice che appunto questo piede riunisce in un unico dispositivo il piede destinato alla quotidianità e la protesi specifica per lo sport, quello che vi ho detto insomma prima, per quello che è il motivo per quale io ho preso questo piede. Ti dice appunto che le uniche controindicazioni che dà la Filaware, mette solo pazienti di peso superiori a 150 kg, 330 libbre. Poi materiali principali, composito di carbonio e acciaio inossidabile, come potete vedere. È impermeabile, l'unità piede è impermeabile fino a 1 metro di profondità, 3,3 piedi, ma poi dice di vedere ulteriori informazioni di seguito, quindi sull'impermeabilità magari andatevi a vedere, se siete interessati andatevi a vedere bene il manuale d'uso. Bene, adesso lo smontiamo questa scarpetta e vediamo a cosa serve e perché così e perché l'ho presa. Ok, procediamo. La scarpetta si smonta appunto con questi strappi, molto facile. Poi, come vedete qua, si apre. Adesso è un po', sono anche in una posizione non esattamente eccezionale, quindi faccio fatica a fare forza. Ecco qua, scusate, ma è caduto giù di tutto. Questa è la scarpetta. Perché ci tenevo tanto a farvela vedere? La scarpetta è, come avete visto, sono cadute polvere, granelli di pezzi di terra, erba, è estremamente facile a pulire, ragazzi. Qual è? Questa è fondamentalmente. La scarpetta è brutta, poi vi dico qual è secondo me il difetto di questa scarpetta. Ne ha uno, per me ne ha uno solo, a parte la durabilità. Non so quanto dura perché comunque io ce l'ho da poco, sembra ancora nuova, per adesso non ho avuto problemi di rotture, però avete visto com'è facile smontare e com'è facile poi rimontare, cioè è estremamente facile, quindi per la pulizia, oppure soprattutto magari per le persone come me appunto che hanno piedi grossi, con le vecchie cover, se vi facevate la doccia con la protesi, dentro entrava tantissima acqua perché la copertura per il piede grande come il mio non la fanno, di conseguenza deve rimanere tutto aperto, si riempie d'acqua, dentro c'è il calzino, poi è molto più difficile da smontare perché va a bloccarsi qua dietro, si rischia sempre di rompere la cover, quindi questa è una soluzione estremamente comoda per la pulizia, anche appunto per fare la doccia. In più, qual è la differenza tra gli altri piedi? Come potete vedere qua, praticamente voi potete camminare solo col piede perché ha questa gomma, si può camminare anche senza cover. Ora io non ve lo consiglio, nel senso non è estremamente comodo, almeno per quanto mi riguarda, però se dovesse servire è fattibile. Mentre per questa cover, ragazzi, per me è una bomba perché è facile da smontare, è facile da rimontare, è facile da pulire. L'unica cosa è quella che vi dicevo, almeno quella che ho provato io, cioè una cosa che non mi piace molto, esteticamente non mi piace tantissimo, però in questo caso preferisco l'utilità che l'estetica, quindi per me è più importante che sia comoda.
Qual è la cosa che non mi soddisfa tantissimo? È che è estremamente stretta qua. Qua è molto stretta, quindi quando vi mettete una scarpa, non essendo bombato in questa parte, la scarpa la dovete stringere estremamente tanto, quindi esteticamente, soprattutto se le scarpe sono basse, esteticamente è veramente brutto. Brutto, brutto, brutto. A me non piace molto per quello. Anche quando vado a giocare metto la scarpa da padel e la devo stringere moltissimo e risulta veramente brutta, oltre al fatto che sembra che non stringe benissimo, perché comunque la scarpa è grande e stringere così tanto vai un po' a rovinare, a deformare anche la scarpa. Quindi questo secondo me è l'unico difetto di questa cover, a parte la parte estetica che credo sia, vabbè, sono gusti, a me non piace, come ho già detto, però ragazzi questo piede mi ha veramente sorpreso e risolto dei problemi. Poi altre cose in questo video, appunto volevo farvelo vedere, volevo mostrarvelo, e magari nel prossimo, cioè no magari, nei prossimi video, soprattutto nel prossimo video, vi scenderò in campo, sia in allenamento in palestra che a padel. Vi faccio vedere come reagisce questo piede, quali sono, diciamo, i suoi punti forti, dove ci aiuta veramente tanto. Bene ragazzi, per questo video direi che ho detto un po' tutto quello che volevo dire. Se avete delle domande potete tranquillamente scrivere qua nei commenti e vi risponderò prima che posso. E soprattutto vorrei ricordare che non è un video sponsorizzato, di conseguenza io non voglio vendervi questo, assolutamente, io non voglio vendere nulla, voglio descrivervi e voglio mostrarvi come mi ha risolto dei problemi che magari anche qualcun altro ha questi problemi, ha queste problematiche fisiche, diciamo, male alla schiena o magari cerca un piede sportivo però che può utilizzare anche nel cammino normalmente. Questo penso che sia una soluzione eccezionale. Io mi ci trovo veramente benissimo e mi soddisfa in tutte le prestazioni. E niente ragazzi, se vi è piaciuto il video, se pensate che possa essere interessante, mettete un bel like, magari seguite il canale, mettete la campanella, così potrete vedere il prossimo video dove scenderò in campo per testare, per farvi vedere come si comporta questo piede nelle situazioni un pochino più estreme, come nello sport o nel campo di padel o nel campo da tennis, oppure anche semplicemente in palestra. Credo che sia un luogo dove dovremmo andare tutti per star meglio, e questo piede aiuta moltissimo anche in palestra. Attivate la campanella per vedere il prossimo video, così non vi perderete nessun aggiornamento. Intanto vi ringrazio per aver seguito. Per chi è arrivato fino in fondo a questo video lungo, però mi sembrava giusto farvi vedere e dire un po' la mia su questo piede, che ad oggi è assolutamente promosso. Senza questo mi sento veramente perso. Niente, ci vediamo al prossimo video, grazie e ciao a tutti!